Hi, everyone. I am Spencer Doman, and I'm speaking to you from the Institutes for the Achievement of Human Potential in Philadelphia. Buonasera a tutti, chi vi parla è Spencer Doman e in collegamento dagli Istituti per il raggiungimento del potenziale umano di Filadelfia. And I'm here with Vanda Zanghi, who is helping me by translating for our Italian parents. And also, she helps register parents for our courses in Italy. E qui insieme a lui c'è Vanda Zanghi, mi sta presentando, sono la persona che si occupa della traduzione di questo webinar e di aiutare i genitori ad iscriversi ai nostri corsi e ad iniziare i nostri programmi. And I'm here to talk to you about a subject that I care deeply about, and that is children who are having difficulty in school and trouble keeping up with other kids. E lui, Spencer, stasera vi parlerà di un argomento che gli sta molto a cuore, ovvero dei bambini che hanno dei problemi a scuola, dei bambini che non riescono in qualche modo ad arrivare al livello dei loro coetanei. Now, if you're watching and your child might be having some developmental delay in certain milestones, or just having difficulties in different areas of, then I think that this is a good webinar for you. Se siete dei genitori di bambini che in qualche modo hanno notato che a scuola c'è qualche difficoltà, c'è qualcosa che non va, o che in qualche modo non riescono a raggiungere quelle che vengono considerate le pietre miliari dell'apprendimento, questo è il webinar adatto per voi. Now, some of you may have been given an actual diagnosis for your child. So you might have been told by a professional that your child might be hyperactive, maybe your child has attention deficit disorder, or that your child has learning problems. E forse qualcuno di voi avrà già una diagnosi, forse a qualcuno è stata data già una diagnosi di iperattività, o di deficit dell'attenzione o di problemi di apprendimento. Now, others of you might not have been given a diagnosis, but either you or maybe one of your child's teachers is concerned about your child's development and success. E forse invece ci sono tra voi persone che una diagnosi ancora non ce l'hanno, ma voi, insieme magari anche agli insegnanti dei vostri figli, siete preoccupati perché ci sono alcune materie in cui i vostri figli non riescono ancora ad avere successo. So I'd like to talk to you a bit about your child's problems in life, and more importantly, what are the reasons for those problems and what you can do to help your child get past those problems. Ora vi darà un'idea di quelli che possono essere i problemi nella vita dei vostri bambini e di quelle che possono essere le soluzioni che potete offrire ai vostri figli per risolvere questi problemi. Now, here at the Institutes, we've been working with special needs children for over 60 years. Qui agli istituti abbiamo lavorato con i bambini cerebrolesi per più di 60 anni. And we have seen children with a wide variety of problems and difficulties. Abbiamo visto bambini con un'ampia varietà di problemi e di difficoltà. So that might be hyperactivity, it might be problems with reading, math, or learning, it might be problems with a concentration or attention. E questo spazia fra tantissimi problemi, può essere un problema con la matematica, può essere un problema di lettura, può essere un problema di scrittura, può essere un problema di concentrazione, può essere un problema di iperattività, possono essere i problemi più disparati. For other parents, they might notice that their child has speech problems or speech delay or problems with using their hands, and they're not as good with their manual ability as other kids.
E ci sono invece altri genitori che ci parlano a volte di un problema col linguaggio, un problema che può anche non essere un problema grandissimo, ma comunque un problema nell'espressione, un problema nella ripetizione, un problema nell'espressione di alcuni concetti. E altrettanto ci sono dei genitori che ci riferiscono di una difficoltà in alcune competenze manuali che dovrebbero essere già fatte proprie dal bambino nell'età in cui che viene riferita. And of course, some children have all of these problems. E ci sono invece dei bambini che hanno tutti questi problemi. Now you might ask, what do all of these problems have in common? Okay, because they seem like they're completely different problems. Ok, voi potreste chiederci, ma cosa hanno in comune questi problemi? Cioè il linguaggio con la competenza manuale, cioè sembrano cose completamente distanti l'una dall'altra. They are all related because they are all neurological abilities. So all of these functions are dependent on brain function. Queste sono cose correlate tra loro perché sono tutte abilità neurologiche e tutte loro dipendono dalle funzioni cerebrali. And so if a child is having difficulty with any of these issues, it means at a certain level that that child is having a neurological problem, a problem that is in the brain. E se un bambino ha uno di questi problemi che vi ho elencato, vuol dire che questo bambino sta affrontando un problema neurologico, cioè un problema a livello del cervello. Now, I think many parents, when they hear something like brain injury or neurological problem, they immediately think of something severe, you know, a child who can not move at all or not speak at all. And of course, there are children with very profound brain injuries, but there are also children with very, very mild brain injuries. And the symptoms are much more mild in comparison to those other children. Ora, i genitori di questi bambini, quando affrontano la prima volta l'impatto con la parola neurologico, problema neurologico, visita neurologica o lesione cerebrale, sembra una parola grandissima, quasi offensiva, una parola che li porta a problemi grandissimi, di bambini che non possono muoversi, di bambini con delle problematiche gravi. Sì, sicuramente questi bambini ci sono tra i bambini che noi curiamo, ma non è magari il caso dei genitori a cui è dedicato questo webinar, ma altrettanto esistono nel range dei genitori che noi accogliamo, i genitori dei bambini con un problema neurologico talmente piccolo, talmente lieve, che a volte è davvero difficile da riconoscere, e altrettanto i sintomi sono difficili da riconoscere, perché essendo piccolo il problema è lieve il sintomo e tante volte viene rilevato ad un'età anche abbastanza avanzata. And so even if the brain injury is mild, it can create real difficulties for the child in life, both in keeping up with his peers and possibly succeeding in school. Ma anche quando si tratta di un problema neurologico lieve, questo può implicare dei problemi per il bambino, sia nella vita di tutti i giorni, sia nell'essere a livello dei suoi coetanei, sia nel portare avanti la vita scolastica. So the first important thing for you to understand as a parent is that the issues that your child might be facing, whether it's with attention or whether it's with hyperactivity or learning problems or speech problems, it's important for you to understand that these are all symptoms of the underlying problem, which is in the brain. E il messaggio è rivolto ai genitori
I genitori che hanno davanti un bambino con un problema di lettura, con un problema con la matematica, con un problema con la scrittura, con un problema di apprendimento o di iperattività o di linguaggio, sappiate che questi sono solo sintomi, il problema non è questo, questi sono i sintomi del problema che c'è dietro. Il problema che c'è dietro è un problema da curare nel cervello. And so the Institutes was founded by my grandfather, Glenn Doman, who was a physical therapist and was passionate about helping people with these kinds of problems. E gli istituti sono stati fondati da Glenn Doman, dal nonno di Spencer Doman, più di 60 anni fa, da lui che era proprio un appassionato di questi bambini, un appassionato nell'aiutare questi bambini al recupero. And so my grandfather, Glenn, wrote the book, What to Do About Your Brain Injured Child, to help all of these different kids. E il nonno di Spencer Doman ha scritto il libro Cosa fare per il vostro bambino con una lesione cerebrale, proprio per aiutare ogni tipo di bambino, e trovate nella lista della prima pagina. I don't have the title. Yeah. E questa è la copertina, l'edizione più nuova è l'edizione Red, dove trovate appunto una lista e vedete danno cerebrale, quindi si parte proprio dai livelli più alti, però poi vedete ritardo mentale, deficit mentale, paralisi cerebrale, epilessia, autismo, bambini iperattivi, atetoidi, con problemi di attenzione, con problemi dello sviluppo. Quindi bambini con la sindrome di Down, ora abbiamo veramente un range ampissimo, quindi si va dalla lesione più profonda a quella più lieve, che tante volte non viene riconosciuta come tale. And there are many other diagnoses that don't appear on the front of this book because we simply don't have enough space. But there are many different children with different kinds of special needs. And the good news is that we have a proposal of how those children can be helped. E ovviamente la copertina di un libro non sarebbe abbastanza per elencare tutte le diagnosi a cui gli istituti sono andati incontro, tutte le diagnosi dei bambini che sono stati curati e sono stati aiutati. Sono tantissime e sicuramente per motivi di spazio sono state messe quelle più comuni nella prima pagina. And so once you understand as a parent that your child has an issue in the brain that is creating these problems, of course, the next question that parents ask is, okay, well, what can I do about it? E nel momento in cui un genitore realizza che un problema c'è, la prima domanda che pone a se stesso è, ok, e adesso cosa devo fare? And the answer is that that child needs a program designed for them that will directly treat the problem, which is the brain. They need a program that will help the brain develop as quickly as possible. La risposta è che questi bambini hanno bisogno al più presto di un programma che aiuti il cervello, ovvero di un programma che aiuti quella parte del cervello che non gli permette di fare determinate cose a recuperare più velocemente possibile. And the goal of the institutes in our program is always complete wellness. So the child is at his peer level in all abilities. He can join a school with the children of his peers, not in the special education classroom, but in a classroom with his peers, and that he can succeed in that classroom. That is our goal. Il nostro obiettivo è sempre la guarigione completa. Quindi questo significa che noi per questi bambini non vogliamo che vadano a scuola con delle classi speciali, con degli insegnanti speciali. Noi vogliamo che questi bambini arrivino ad essere nella loro classe con lo stesso programma dei propri coetanei e ad eccellere insieme ai propri coetanei e a volte anche di più. So, our program is different than probably any kind of
treatment or therapy your child has already had. Because in our program, we teach parents what to do. Il nostro programma è differente da sicuramente tutti gli altri programmi esistenti e dai programmi che sicuramente vi saranno stati proposti o messi a disposizione, perché quello che noi facciamo di diverso And so we know here at the Institutes that if we can inform you and give you the best possible treatment program, that you can get better results than any therapist out there. Because as a parent, you love your child more than anyone else. You have more time that you can give to your child than anyone else. So if we can arm you with the information that you need and the tools you need, you can have great success. E realmente l'arma segreta che voi avrete sarà quella dell'amore, l'amore che permetterà ai genitori di avere risultati di gran lunga superiori rispetto a quelli che può ottenere qualsiasi terapista, semplicemente perché il legame genitore-figlio è un legame fatto di amore. Now, one very important thing that we learned many years ago is that there's no one thing, no silver bullet that can by itself cure a brain injury. If we want to help a child with the kind of symptoms we've been talking about, we need to address that problem coming from different areas, different ways. Quello che noi abbiamo scoperto agli istituti è che non c'è la bacchetta magica, non c'è il trucco segreto che da solo riesce a guarire il problema che stiamo affrontando. I risultati si ottengono con una stimolazione che arriva in aree diverse e con metodi diversi. So, we would first look at the child's intelligence program. How is that child being taught? And we would suggest a much more successful way of teaching a child with these kinds of special needs. La prima cosa che guarderemo sarà il programma intellettivo e come è stato insegnato ai bambini fino a quel momento. Dopodiché vi insegneremo un modo particolare per insegnare ai bambini che hanno dei bisogni educativi speciali. And so some of you may have already heard of the book How to Teach Your Baby to Read by Glenn Doman. Qualcuno di voi avrà già sentito parlare del libro Come insegnare a leggere a vostro figlio, scritto da Glenn Doman. And this is the most comprehensive and most effective program for teaching a child how to read. E questo è il programma più completo per insegnare ai bambini a leggere. And we know that with these children, it is essential that we teach them how to read and how to read well and enjoy reading as quickly as possible. E non vi insegneremo solo come far leggere questi bambini, ma vi insegneremo a fargli amare la lettura e a farli imparare prima possibile. Reading well is the most important ingredient for academic success in life. Leggere bene è il primo ingrediente essenziale per una vita scolastica di successo. And along with reading, we have created other programs for teaching children how to be intellectually successful. So, for example, we have a book about how to teach math also from birth onward. E abbiamo creato degli altri programmi per lo sviluppo intellettivo, quindi abbiamo il libro su come insegnare ai bambini la matematica. So, along with a good and stimulating intellectual program, we have learned that we also need an excellent physical program for the child. Nei nostri studi ci siamo resi conto che per avere un programma intellettivo eccellente abbiamo bisogno a supporto di un programma fisico eccellente. And we have discovered over the years the best physical activities needed
for developing the brain. E abbiamo scoperto negli anni quali sono le principali attività fisiche di cui il cervello ha bisogno per svilupparsi. For many children who are hyperactive or who have problems with concentration or paying attention, for many of them, they are injured in the midbrain. Tanti dei bambini che hanno problemi di attenzione, che hanno problemi di iperattività, che hanno problemi di apprendimento, hanno un problema neurologico al mesencefalo. And that's a lower area of the brain. It's not the cortex, which is the part of the brain that we use for thinking and very high level and sophisticated function. E questo è un livello più basso del cervello, non è la parte più alta, quella che noi utilizziamo per le funzioni più sofisticate, come la formulazione del pensiero, le riflessioni e altre cose di pertinenza strettamente corticale. And that's why often parents will say about these kinds of kids, they'll say, I know my child is very bright. He's very intelligent, but he has these other issues that are holding him back from advancing. And that's exactly right. It's because his cortex is working well, so he's very bright, but the lower area of the brain, which is not fully developed, is holding him back from moving forward. E tanti di questi genitori ci dicono: ma mio figlio è intelligentissimo, mio figlio è brillante, non riesco a capire perché questi atteggiamenti oppure queste problematiche lo trattengano indietro rispetto ai suoi coetanei. Ecco, è esattamente quello che succede, perché questi bambini hanno un problema al mesencefalo che si trova ad un livello sottostante rispetto alla corteccia, quindi la corteccia funziona benissimo, ma il mesencefalo che non funziona bene non permette al mesencefalo stesso di seguire il ritmo della corteccia, perché non si è sviluppato completamente. And so many parents are aware that we have that we have created programs toward developing the lower area of the brain. So, for example, some parents have heard of programs like patterning or crawling and creeping, which are designed for that purpose. E tanti dei nostri genitori sanno che abbiamo creato proprio dei programmi con questo scopo, come lo schema, come lo striscio, il carponi. And so if you would like to learn more, we do have a book called Fit Baby, Smart Baby, Your Baby, which is all about a physical program. E se volete saperne di più sullo sviluppo fisico del vostro bambino e su come fargli fare un programma fisico che possa al contempo aiutare anche lo sviluppo intellettivo, abbiamo un libro che si chiama Come insegnare al tuo bambino ad essere fisicamente splendido. Another part of this important equation for helping these kids is nutrition. Un'altra cosa molto importante per aiutare questi bambini è la nutrizione. And in fact, I have seen children who were hyperactive or had difficulty paying attention. And in some of the cases, all those children needed was nutritional attention. Once we were able to create a specific program for that child, that alone was enough for the child to improve and succeed. E tante volte abbiamo incontrato dei bambini iperattivi, dei bambini con problemi di attenzione, dei bambini con problemi di apprendimento che soltanto con un programma nutrizionale corretto sono riusciti a recuperare quello che non avevano fatto fino a quel momento. Quindi l'unica cosa di cui tanti bambini realmente hanno bisogno è semplicemente un'attenzione particolare alla dieta. And so for many of these children, when they are put under a test, okay, like a functional MRI, which gives an image of the full brain and how the brain works, some scientists have called these children, they call their brains brain on fire, because what they find is that their entire brain is working at the same time.
E se si osserva la risonanza magnetica di alcuni di questi bambini, sono quelli che per alcuni neurologi sono stati definiti bambini che hanno il cervello in fiamme. Cosa significa il cervello in fiamme? Semplicemente che alla risonanza magnetica si vedevano le diverse parti del cervello lavorare contemporaneamente. Okay, and that is most likely the reason why they have such difficulty just settling down and focusing, because literally too much of their brain is going at the same time, is working at the same time. Ed è questo uno dei motivi per cui questi bambini hanno difficoltà a concentrarsi, perché mentre loro cercano di concentrarsi, altre parti del cervello continuano a funzionare e a fare altre cose. And so what we have to do with these children is usually we have to eliminate certain problematic foods from their diet that are contributing to that problem. La prima cosa che faremo con questi bambini sarà eliminare determinati alimenti che di sicuro danneggiano ancora di più le parti del cervello che stanno combattendo un problema. Outside of the brain, the largest number of neurons in the body are in the gut. Okay, so we know that gut function is strongly related to brain function. And what determines gut function is what a child eats. E una cosa molto importante è che tantissimi neuroni del nostro cervello sono connessi, scusate, con le funzioni intestinali. Quindi tutto quello che succede nel nostro intestino è strettamente correlato con quello che succede nel nostro cervello. Allora, ovviamente, cosa influenza quello che succede nel nostro intestino? Di sicuro quello che mangiamo. So, as I said before, there's no one single thing that we would do for these kids. We would attack the problem from different approaches. We would try a nutritional approach combined with a physical approach combined with an intellectual approach. Quindi cosa faremo con questi bambini? Quello che faremo sarà far interagire tra loro approcci diversi, quindi un programma fisico, un programma nutrizionale e un programma intellettivo, non uno solo. And unfortunately, most of these children, when they're in the system, are treated like they are lazy, crazy, or stupid. That's the way people treat them. Purtroppo tanti dei bambini che si trovano in questo sistema in cui ci troviamo sono bambini che vengono definiti pigri, pazzi o stupidi. And so, unfortunately, a lot of people try to address the problem. They just say it's a behavioral issue. If we're just a little tougher on the child, that it will fix the problem. Look, of course, sometimes children need more social or behavioral attention from parents. But for most of the kids, the underlying problem is more serious than that. And they need a program that will help the brain directly. Allora, per tanti di questi genitori, il problema dei loro figli viene definito semplicemente un problema di comportamento, dice no vabbè ma quel bimbo il suo carattere è quello, piano piano si sistemerà, è solo un bambino un po' più difficile degli altri. Beh sì, per alcuni bambini è così, ci sono dei bambini per cui realmente c'è bisogno da parte dei genitori di un po' più di attenzione sociale, di un po' più di attenzione per quello che è l'aspetto educativo. Ma tanti di questi bambini mostrano questi sintomi solo come una punta dell'iceberg e poi realmente il problema che c'è dietro è un altro. My grandfather, Glenn, always said there were two children that scared him the most. Okay, the two special needs children that he worried about the most. The first, of course, was the very, very hurt child who could not do anything, who couldn't move, who couldn't talk, couldn't function. And he said the second child that scared him very, very much was the child that on the outside looks just like everyone else, looks like you and me,
but their problems are so mild that it holds them back from succeeding in life. And he said that child scared him just as much as the other child. Come vi è stato detto prima, la diversità dei casi che ci sono dei bambini cerebrolesi curati agli istituti è grandissima. Però quello che diceva Glenn Doman era che erano 2 i bambini che lo spaventavano di più, cioè 2 i bambini di cui lui si preoccupava di più come tipologia. Uno era il bambino con la lesione gravissima, il bambino che non si può muovere, che non può parlare, che realmente combatte con la vita ogni giorno. E l'altro, senza vie di mezzo, era il bambino, quello che è guardato da tutti gli altri, era un bambino sano, un bambino come tutti, ma che realmente aveva un problema talmente piccolo, talmente lieve, talmente impercettibile, che gli impediva di essere allo stesso livello dei suoi coetanei. And my grandfather said that because if you look at that very hurt child, the world looks at that child and basically forgives them for their problem. They understand that, okay, that child has a serious problem. But for the child that looks like all the other kids but can't keep up, the world treats that child in a very different way. And the world, unfortunately, doesn't understand why that child has a problem and does not forgive them for the problems that they have. Il punto più problematico è che il mondo ama e comprende i bambini del primo gruppo di cui vi abbiamo parlato, cioè i bambini con una lesione cerebrale grave, con dei problemi funzionali gravi. Il mondo capisce e si rende conto che quel bambino non può fare delle cose perché ha dei problemi. Il punto è che il mondo non giustifica e non capisce e condanna i bambini che hanno un problema talmente lieve da non essere percepito dall'esterno come un problema. E quindi il mondo questi problemi li addita, li critica, li schernisce, e questa è la cosa triste. So what I would say to the parents out there who might be on the fence or unsure of how to proceed, my advice to you is don't be patient, okay? This is not the area or the time for you to say, let's wait and see, okay? My advice, having met many parents with children in similar issues, is to try to address the problem as quickly and as soon as possible. Il consiglio per i genitori che non sono sicuri di quello che devono fare o non sono ancora sicuri di quello che stanno affrontando è semplicemente non perdete tempo. Non è un argomento su cui potete perdere tempo, non è una cosa su cui potete aspettare, vedere cosa succede, vedere cosa vi dicono, perché realmente l'unico modo per agire è farlo il più velocemente possibile. At every, and I mean every, What to Do About Your Brain Injured Child course. And this is the course that we give here at the Institutes for Parents of Special Needs Kids. At every course, a parent comes up to me and says, why wasn't I here 2 years ago? Why wasn't I here 5 years ago? That's a very tough thing for them to have to say. And it's very tough for me too. It's heartbreaking for both of us. Ad ogni corso, noi facciamo il corso che viene intitolato Cosa fare per il tuo bambino con una lesione cerebrale. È un corso dove ogni anno c'è almeno un genitore che va da Spencer e gli dice perché non sono venuto qui 2 anni fa, perché non sono venuto qui 5 anni fa. E questa è una cosa che spezza il cuore non solo al genitore, anche a lui che la sente, perché ovviamente la risposta da dare è sempre difficile. So my first piece of advice is get the book What to Do About Your Brain Injured Child, okay, as soon as possible and start reading it. Il mio consiglio è prendete prima possibile il libro Cosa fare per il vostro bambino con una lesione cerebrale e leggetelo prima possibile. The next thing I would recommend is that you contact Vanda as soon as possible, because even after watching this, you might still be unsure if your child
is the kind of child that the institutes can help. So by reaching out to Vanda, you can ask her those questions and she can help you in guiding you if this is the right program and the right course for you. E l'altro consiglio è quello di contattare Vanda prima possibile. Vi sta dicendo che mi potete contattare perché se ancora dopo aver visto questo video non siete sicuri che questo possa essere il percorso giusto per vostro figlio, comunque potrò consigliarvi e potrò ascoltandovi farvi capire qual è il percorso migliore per voi. Because if your child needs the What to Do About Your Brain Injured Child course, it is the greatest gift that you could ever give your kid. Perché se vostro figlio risulterà aver bisogno del corso Cosa fare per il vostro bambino con una lesione cerebrale, sappiate che questo è il regalo più grande che possiate fare a vostro figlio. It is a 5-day course. È un corso di 5 giorni. And we give you a comprehensive nutritional, physical, and intellectual program for your child. Vi daremo un programma completamente comprensibile, chiarissimo, sia un programma nutrizionale, un programma fisico, un programma intellettivo. And best of all, you will leave after that week with a battle plan of how you're going to begin to help your child improve. E la cosa più bella è che partirete, lascerete il corso già con i primi passi da seguire per iniziare il vostro programma a casa con vostro figlio. Okay, and also I and our team of child brain developmentalists are there to help answer all of your questions. E soprattutto troverete tutto lo staff degli istituti per rispondere alle vostre domande ed essere lì per voi. So now I'm going to let Vanda just give you her contact information so you know how to contact her, and that way you can get any questions that you have answered. Ok, adesso mi lascia la parola per darvi i miei contatti in modo che qualora ne abbiate bisogno mi possiate contattare e fare le domande del caso ed eventualmente farvi dare dei consigli. Il mio numero di telefono è, per chi chiama fuori dall'Italia, è 0039 e il numero è 388 88 393 08. La mia email è vanda-z@iahp.org. Lo ripeto, vanda-z@iahp.org. Chiamatemi se ne avete bisogno e cercherò di darvi un appuntamento prima possibile per una telefonata un po' più lunga ed esplicativa, e se ne avrò la possibilità vi aiuterò a raggiungerci per il nostro prossimo corso. And so just to give Wanda's contact information in English, her email is wanda_z@iahp.org. And we will post her contact information in the comments section, so you can also find them there and contact her. So Vanda, thank you very much for joining me, and it's been an absolute pleasure. For me, it's always an absolute pleasure. Thank you, Spencer. Okay. Bye-bye. Bye-bye.